benvenuti in questo nuovo video. Come sapete sono appena tornato dall'Italia, è stato bellissimo, molto bello. Ho preso tipo 27,5 kg, tra l'altro mangiando sushi, perché non ho mangiato tipo pizza e pasta, ho mangiato la pasta e la pizza 2 giorni e 16 giorni e mezzo sushi, ma se mi seguite su Instagram già lo sapete. A parte ciò, sono tornato dall'Italia e mi sono reso conto, anzi mia mamma mi fa notare sempre, che io ho delle usanze coreane, cioè che io ho preso in Corea, che mi porto quando torno in Italia. E così ho pensato di fare un video perché non lo so, mi sembrava simpatico, una cosa un po' allegra, una cosa un po' sbamb. Vabbè. Quindi queste sono le mie 6 abitudini coreane che però mi porto anche in Italia. Adesso non so come farò a trasformare questo in un titolo corto, ma ce la farò. Incominciamo! La prima cosa che mi viene in mente, ed è quella che secondo me si aspettano tanti di voi, e infatti avete ragione, sono gli inchini. In Corea, come sapete, non c'è molta skinship, non c'è molto toccata di corpo. Noi in Italia quando ci salutiamo facciamo bello, ciao Maria, mua, mua, bacini, cose. In Corea è molto più pacata la cosa, quindi ci si inchina quando ci si incontra, cioè ci si inchina, si fa un leggero piegamento in avanti, non so come definirlo, insomma questa roba qui, che se sembra, so cosa state pensando. Comunque si fa questo leggero inchino, insomma. Me ne sono accorto soprattutto quando vado dal dottore o comunque quando vado da gente che non conosco, cioè che non sono proprio i miei migliori amici forever. Nell'uscire, quando esco, proprio mi piego, faccio tipo arrivederci, arrivederci. E tipo questi ogni volta mi dicono si vede che vieni dalla Cina, proprio si vede, ti sei appena inchinato. Non me ne accorgo, ma succede anche quando saluto tipo da lontano. Da lontano aggiungo il piegamento alla ondata di mano, come si chiama? Allo svolacciare della mano, come si dice? Agitare la mano. Agito la mano e mi piego, faccio tipo, e la gente mi guarda male, poi mi rendo conto che mi sono piegato. Quindi vabbè, la prima cosa erano i piegamenti, gli inchinamenti. Andando avanti andiamo a una cosa un po' meno scontata, che è il parlare male della gente. Adesso vi spiego. Io ho preso questa abitudine in Corea, essendo che nessuno capisce l'italiano, insomma pochissime persone capiscono l'italiano, ho preso questa abitudine di tipo sparlare delle persone, cioè non sparlare, però commentare le cose che fanno, insomma, perché so che non mi capiscono, no? Mi capita soprattutto con le signore, ve l'ho già detto nell'altro video, sapete che nelle metro quando ti spingono così, io tipo le insulto in italiano, così mi sfogo, però loro non mi capiscono, quindi le mando un po' a quel paesino, però loro non capiscono, molto tattica come cosa. Quando torno in Italia, questa mia cosa che io giudico la gente continua, però la differenza è che mi capiscono. Quindi insomma è un po' un'abitudine che forse dovrei togliermi, soprattutto dopo quella volta che vi spiego questo aneddoto molto figo. Praticamente, convinto sempre della cosa mia che nessuno mi capisce, una volta ero in fila per entrare in un club e praticamente c'erano queste 3 tizie ubriache che non so cosa facevano, tipo erano lì da 3 ore e mezza e non entravano. Al che tipo i miei amici mi chiamano, io rispondo, mi fanno dove sei? Io guarda sono qui davanti, i miei amici italiani ovviamente, mi chiamano e dicono dove sei? Io guarda sono qui davanti a aspettare, non so, sono qui da 3 ore e mezza, se queste 3 stordite ubriache davanti a me si muovono magari. Una di queste 3 si gira e mi fa ah ma tu parli l'italiano? Io ho studiato a Milano per 10 anni. E io tipo ah, piacere. Quindi insomma è una tecnica che non funziona sempre neanche in Corea. Sconsigliata, sconsigliata. Altra piccola abitudine che mi porto dalla Corea quando torno in Italia è l'uso delle mie mani. Ora voi direte, le usi già abbastanza le tue mani Marco, come vedete io quando parlo faccio una coreografia della Cuccarini. Però ho aggiunto anche il fatto che in Corea quando si dà soldi o quando si dà da bere, cioè quando si porge da bere, come si dice? To pour, porgere da bere, mettere da bere, quando si mette da bere insomma a un'altra persona più anziana di te o comunque che non conosci, si porge con 2 mani, quindi si fa così. Mettiamo che devi dare 10 euro al tuo spacciatore, in Corea li dai così, ok? Quindi appoggi l'altra mano sotto in segno di rispetto. Mi rendo conto ogni volta quando torno che io quando do soldi li do, poi automaticamente la mia mano si infila sotto qua così e do i soldi, e quando me ne accorgo è troppo tardi, faccio sempre così.
è troppo tardi e non so più cosa fare e vabbè, ormai rimane lì, capito? Cioè, do i soldi con sta mano sotto. E anche quando do da bere alla gente, per esempio è venuto mio zio quando ero in Italia e proprio mi ha fatto notare che mettevo, cioè, 2 mani così proprio, cioè, porgevo l'acqua con 2 mani. Insomma, sapete che non mi so spiegare, però con i movimenti che faccio si capisce, vero? Grazie. Prossimo. La prossima cosa che vi devo assolutamente dire e che è abbastanza problematica oggettivamente sono le mie reazioni versose, i suoni che faccio come reazione, ok? In Corea il mio orecchio è abituato a sentire delle overreaction, delle reazioni un po' sopra le righe che mi hanno un po' contaminato. Per esempio, quando una persona sente una cosa magari incredibile, una cosa a cui è difficile credere, magari un coreano medio può farti una reazione tipo un po' questo è un po' giapponese, però anche in Corea insomma fanno dei versi, insomma si esprimono a versi a volte. Per esempio, ma lo sai che sono dimagrito 12 kg in una settimana? Ma dai, cioè capito, il suono intendo questo, cioè questi suoni insomma un po' foneticamente grossi me le porto dietro e i miei amici si rendono conto che io faccio dei versi, ogni volta mi prendono per il culo perché faccio delle reazioni versose con loro, tipo un po' così. E tra l'altro, associato al verso, passiamo anche all'altra cosa che è il battito di mani. Il battito di mani è una cosa di cui non mi sono mai reso conto fino a quando ho fatto il video dei coreani che cantano le canzoni italiane. Parole, sono un ragazzo fortunato. Vasco Rossi? Dove praticamente su 100 commenti 80 commenti sono tipo ma che fastidio quanto cazzo batti le mani. E avete ragione, cioè io ora riguardando il video mi rendo conto che ogni volta che rido batto le mani tipo lo faccio sempre, è che odio, c'è una cosa fastidiosissima ragazzi, cioè la odio anche io di me stesso, però è automatica e quindi non so come levarmela, quindi batto le mani ragazzi. Spero di disintossicarmi da questa cosa prima o poi perché mi urta tantissimo anche a me, mi spiace per voi, però ci sto lavorando. Se notate batto meno le mani rispetto a prima, se notate batto meno. Prossima cosa è una cosa che veramente mi fa notare mia mamma ogni volta, ma questa cosa è proprio intrinseca, è proprio entrata dentro di me, mi è entrata dentro nonostante non batta più. Ed è il fatto di lasciare le scarpe all'ingresso. In Corea è assolutamente vietato portare le scarpe con cui sei stato fuori, insomma dentro casa, le devi lasciare all'ingresso. Infatti si vede sempre se io sono a casa o no perché c'è un paio di scarpe lì ad aspettarti se entri. Però è una cosa sinceramente di cui vado abbastanza fiero, nel senso che sono d'accordo del non lasciare, perché alla fine le scarpe con cui sei stato fuori sono sporche, quindi se le porti in casa sporchi casa. Quindi questa cosa in realtà ha senso e nonostante me lo facciano notare non la cambio perché mi sentirei tipo sporco a portare le scarpe sporche dentro casa. Cioè no, mi state capendo? Boh, ha senso? No? Ok, la smetto. Comunque questa era un'altra cosa che a mia mamma dà un po' fastidio, ma vabbè, se ne dovrà fare una reason. Ultimissima cosa e forse un tantino too much information, ma io voglio shararla con voi perché voi ragazzi dovete sapere tutte le cose, anche quelle un po' più intime della mia vita, ed è la cacca. Cioè io ho cambiato il modo di fare la cacca in Corea e la porto con me anche in Italia. Ma come la spiego sta cosa? In Corea c'è questa cosa che è molto d'uso, che quando sei lì a fare le tue cosine in bagno devi avere di fronte a te tipo uno scalino, no? È tipo in modo da avere tipo un angolo retto. Cioè questo è il gabinetto, tu sei così e un angolo retto perpendicolare al parallelo di Greenwich, in modo che le cose, insomma le cose tue che hai dentro che si devono liberare scendono più fluentemente. E in effetti da quando io uso questa tecnica dello scalino di fronte a me funziona meglio, nel senso che si libera tutto molto più pacificamente e proprio cioè, così, proprio
una liberazione tutto d'un tratto, ecco. Quindi ora quando torno in Italia e non ho il mio giardino davanti, mi devo ingegnare per avere questo angolo retto al perpendicolare di Greenwich, se no a me non scende in modo omogeneo. E allora tipo io sono fortunato perché ho un bidet di fianco al gabinetto, quindi mi giro e metto i piedi sul bidet. E io quindi, se mi vedete fare la cacca a casa mia, sono tipo girato, cioè sono tipo non faccio, cioè non faccio le mie cose con la tazza dietro, mi giro così tipo e faccio la cacca così. Non so se ho reso la bellezza di questa cosa, ma spero tanto di sì. E niente, questo era tutto per questo video, spero che vi sia piaciuto. Ditemi voi se avete preso delle abitudini da altri paesi che portate in Italia. Ricordatevi che potete seguirvi su Instagram e Facebook e noi ci vediamo nel prossimo video. Pizza, carbonara, e il ciao ve lo faccio come se fossi sul cesso di casa mia. Ciao! Plum 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 plum.